Haiti è al quinto posto della classifica mondiale per il più alto rischio di morte dovuta a disastri naturali. Oltre ai problemi politici che abbiamo che non aiutano, ma anche i disastri non ci risparmiano e passano uno dietro l'altro. Come dire, le cose accadono sempre allo stesso punto. Se andiamo a prendere tanti esempi, terremoto, il tifone, uragano, con tutte le isole che ci sono ai Caraibi, dove fai danni alle vittime, è sempre allo stesso posto. Il 98% della popolazione haitiana vive in aree ad alto rischio e la deforestazione e il degrado del suolo peggiorano ulteriormente la situazione. È un grande problema in Haiti per quello che riguarda l'ambiente, tantissime cose che succedono proprio purtroppo è proprio questo, perché l'80% della popolazione usano ancora il carbone, cioè vuol dire che gli alberi che praticamente esistevano, che c'erano, e purtroppo non ci sono più. I disastri, i fenomeni esistono in tutto il mondo ed è vero, però vediamo praticamente l'esempio tra un'isola e l'altro. Se passa la stessa forza del disastro alla Repubblica Dominicana fanno meno danni perché hanno più rispetto per l'ambiente rispetto ad Haiti. Effetti combinati che hanno reso il sisma del 12 gennaio 2010 uno dei più gravi disastri della storia umana, quello che ha causato il maggior numero di vittime in rapporto alla popolazione. Nella capitale di Port-au-Prince si stima che durante il terremoto una persona su 10 sia morta e una persona su 3 abbia perso la casa. Si stima che ci siano stati 14 miliardi di dollari di danni su 100.000 abitazioni private e su più di 200.000 edifici pubblici. E c'è da sottolineare che la maggior parte di queste costruzioni era costruita con strutture in cemento armato. So is concrete construction anti-seismic? It can be, of course, if you have a good structural engineer and a good structural studies, and if you respect the norms. The thing about construction in Haiti is that usually when you get an engineer to do a design and you get different technicians, maçons they call them, or that comes on the site and that learn, they think they could do it themselves also. And the thing is, when you go to popular architecture, what they do instead of contacting an engineer that they can't pay for the structural studies, they will just contract somebody that's used to working in a construction. And since he saw that in a previous construction they used, let's say, that amount of steel, that amount of cement, he thinks he could just reproduce the same thing and it's gonna give them the same construction. Even if it's not the same soil, even if it's not the same anything, really. So it's the basic concept of, oh, they did it like that, I'm gonna do it like this too, without a study behind it. That's the problem. And the quality of the materials also. So sometimes the blocks, they're not done well with the procedure they're supposed to do. La produzione del calcestruzzo, tutta la filiera produttiva che interessa questo materiale, a partire dall'estrazione delle materie prime fino ai processi di lavorazione. Spesso si ottiene alla fine un materiale con qualità più basse rispetto a quelle che sarebbero necessarie, soprattutto in un contesto come Haiti dove le calamità naturali, terremoti, uragani sono all'ordine del giorno. Una delle questioni cruciali nella costruzione e ricostruzione ad Haiti è riuscire a progettare edifici che siano contemporaneamente antisismici e anticiclonici. Due caratteristiche che, ad occhi profani, potrebbero sembrare inconciliabili. The only difference is that anti-seismic is more the ground. You're taking into consideration the ground movements. So the ground is moving, you want the building to stay still. So when the ground moves, the building moves with the ground. The thing about the wind is that most of the time it's the roof and the openings of the house. So the wind gets into the house through the openings and the roof. So if the roof is not done properly, you have to see how the wind gets inside and takes the roof away. So this is the problem that happens in most of the construction in Haiti, is that the roof or is not attached well, or it's done with a material that's very frail. Now, depending on the shape you're giving the roof, you could build the circuit for the wind to go out without affecting the structure. So depending on, you do the structure for the anti-seismic to make sure that the building can move with the ground, and also you take care of the roof and the opening to make sure that you can control how the wind gets in and out of the house. Ma oggi, a 9 anni dal disastro, a che punto è la ricostruzione? Après tremblement de terre, pas rien qui changeait. Mon pensée,
ça vient pur. C'est plus mal, c'est plus grave. Gli sfollati dalla capitale si sono spostati verso le zone rurali. Sono stati allestiti campi di emergenza per 1,5 milioni di persone. Ad esempio, a 30 km a nord di Port-au-Prince, nel comune di Croix-des-Bouquets, è stato organizzato un campo di emergenza dove però le persone si sono andate ad insediare e si sono stabilizzate. Quindi adesso diciamo che ci sono 20-30 mila abitanti che vivono in condizioni molto precarie. La ricostruzione procede a singhiozzo e spesso risulta complicato far assimilare e applicare criteri e standard per costruire edifici più sicuri. Che fare allora? Christine non ha dubbi. È necessario ripartire dalle nuove generazioni. You can't think that you're going to find somebody that's 40, 50 years old and being like, you know what, now you need to change all your habits. But if we start from the ground up, from the kids, and telling the kids, look, this is what's happening, training the kids for simulations. When there's an earthquake, this is how you should get out of the school. Because a lot of schools fell in the earthquake, and that was very unfortunate too. So teaching the kids from the basic, they'll be able to tell their dad, but what you're doing is not good because this could fall. And that's going to, I think, change the way that we do things in Haiti.